Ciao, bentornato, bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Chi non ama l'idea di avere un soggiorno lussuoso e sofisticato? Ma è necessario spendere cifre folli per avere un soggiorno così? No, non è obbligatorio. Ci sono alcuni accorgimenti e stratagemmi che aiuteranno ad ottenere ottimi risultati senza doversi per forza svenare. Lo vediamo nel video di oggi, ma prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e via, partiamo! Come dicevo prima, non è necessario dover per forza spendere cifre folli per avere un soggiorno ricercato, elegante e quindi lussuoso. Bastano alcune piccole attenzioni. Vediamole insieme. Gli ambienti lussuosi, a prescindere dallo stile, hanno in comune il fatto di usare almeno come base colori neutri. I neutri rendono gli spazi rilassanti, eleganti e sofisticati e grazie alla loro versatilità si abbinano a qualunque stile. Usa neutri per i muri, i pavimenti e gli arredi più grandi, poi dai un tocco di colore con arredi più piccoli e decorazioni. Ricordo che quando parlo di neutri non parlo solo di bianco, grigio e beige, ma di qualunque colore a cui venga aggiunto molto bianco per avere un neutro chiaro o molto nero per avere un neutro scuro. Aggiungere bianco o nero al colore permetterà agli amanti del colore a non doverci rinunciare. I neutri così ottenuti infatti perderanno la loro componente eccitante ma manterranno il mood di quel colore che resterà comunque in sottofondo. Se vuoi saperne di più sui colori neutri ne parlo qui nel dettaglio e ti lascio anche il link in descrizione. Modanatura alle pareti aiutano a dare un po' di movimento e profondità alla stanza, soprattutto quando si hanno i muri dai colori neutri. Inoltre apportano trame e calore, rendono la stanza più ricca e creano un interesse visivo. Le modanature semplici e lineari si sposano molto bene con lo stile moderno contemporaneo, ma anche con quello minimalista. Quelle un po' più elaborate andranno meglio con lo stile classico. Si può usare una boiserie bassa di circa 1 metro di altezza, questo ha un grande impatto visivo dando importanza all'ambiente, soprattutto se colorata diversamente dal resto della parete. Se questa pannellatura la si fa un po' più sporgente, si potrà usare questa come mensola per appoggiarci oggetti decorativi o cornici. In alternativa, ma anche in aggiunta, si potrà usare la modanatura a tutta parete, creando delle cornici che danno un effetto molto elegante e sofisticato. In questo caso, meglio mantenere lo stesso colore tra parete e boiserie. Ormai lo sai, il punto focale è un elemento molto importante in interior design, cattura l'attenzione creando un interesse visivo. È importante sempre, lo diventa ancora di più quando si vogliono rendere i propri ambienti sofisticati e lussuosi. Nel soggiorno il punto focale può essere la parete del divano oppure, se ben studiata, anche la parete TV. Ovviamente per i più fortunati potrebbe essere un bel camino o la finestra con una vista bellissima. Deve essere qualcosa che domina sul resto della stanza e attorno al quale ruota tutto il resto. Puoi usare un colore diverso della parete per far risaltare quello che è accostato ad essa. Potresti anche usare una particolare carta da parati
un grande specchio o un quadro importante. Non è obbligatorio che il punto focale sia la parete, potrebbe essere il divano stesso oppure un mobile, magari di particolare valore, non per forza economico. Comprare i mobili coordinati, lo abbiamo visto altre volte, è un errore che si fa spesso per paura di sbagliare. Quindi spesso si compra il set divano poltrona, perdendo di fatto delle grandi opportunità. Per un soggiorno più lussuoso, ricercato e studiato, è un'ottima cosa avere una o due sedute in contrasto col divano. Forme, trame e colori differenti romperanno la monotonia e renderanno ancora più interessante l'ambiente, dandogli carattere. Se la seduta è totalmente diversa dal divano, basterà giustificarla riprendendo il colore nelle fodere dei cuscini decorativi del divano. Questo armonizzerà il tutto. Gli specchi amplificano lo spazio e la luce naturale rendendo l'ambiente più ricercato, elegante e lussuoso. L'ideale è di metterli vicino ad una finestra per amplificare al massimo la luce. Fai comunque attenzione a ciò che riflette, che sia una zona ordinata, se no duplicherai anche il disordine. Esagera con specchi anche oversize appoggiati a terra, darai un tocco di carattere in più, così facendo lo specchio potrebbe diventare il punto focale del soggiorno. Questo vale anche per i quadri. Le composizioni di più quadri di medie e piccole dimensioni vanno benissimo, ma se vuoi qualcosa che faccia sembrare il soggiorno più lussuoso e sofisticato, allora osa con quadri di grandi dimensioni. Hanno un impatto visivo maggiore e rendono l'ambiente meno pieno, più lineare e pulito. Le tende in generale vestono una casa apportando calore, trame e colori. Diventano importanti quando si vuole dare un tocco di eleganza e lusso al soggiorno. Non devono per forza essere costosissime, è l'effetto scenografico che cambia la percezione dell'ambiente. La scelta migliore in questo caso sono delle tende a drappeggio e magari un doppio tendaggio con una tenda filtrante e una oscurante sempre aperta ai lati. Il doppio tendaggio apporta un po' di contrasto e di colore, rendendo il soggiorno ancora più elegante e lussuoso. Per un risultato perfetto, il bastone deve essere il più vicino possibile al soffitto in modo da esaltare le altezze e dar maggior respiro alla finestra. Quando i soffitti dovessero essere davvero molto alti, il bastone andrà comunque posizionato ad almeno 15-20 cm al di sopra della finestra. È importante anche che il bastone sia più largo della finestra di almeno 10 cm per parte, in modo che la tenda, quando aperta, non intralci il passaggio della luce. La tenda poi può appoggiare leggermente a terra oppure sfiorarla appena, ma ricorda che le tende corte rimpiccioliscono l'ambiente e sembrano non finite. Lo so che questo punto è controverso perché molti non amano i tappeti, eppure in soggiorno è un elemento essenziale per renderlo elegante e sofisticato. Il tappeto apporta calore e trame, ma soprattutto lega insieme gli elementi. Un tappeto grande che racchiuda divano e sedute e tavoline creerà una zona conversazione, un ambiente più intimo e accogliente. Parlo di tappeti qui e trovi il link in descrizione. Vestire il divano.
con qualche cuscino decorativo e magari una coperta è importante per un soggiorno lussuoso. I cuscini, come le tende e il tappeto, di nuovo apportano trame e colori e questo crea ritmo e contrasto. È importante alternare fantasie grosse a tinte unite a fantasie più piccole e magari anche disegni geometrici. Parlo di come mixare fantasie qui e di nuovo il link ce l'hai in descrizione. Usa anche trame diverse, alternando stoffe più lisce a quelle più grezze e lavorate. Questo renderà il divano più sofisticato ed elegante. Piccolo trucco per cuscini belli gonfi. Prendi l'interno di un materiale che si possa facilmente modellare, come la piuma, e poi prendilo sempre un poco più grande della fodera, per esempio un cuscino 45x45 con fodera 40x40. L'illuminazione artificiale avrà un ruolo fondamentale per il risultato finale. Prima di tutto è molto importante che ci sia un'ottima luce generale per un buon comfort visivo, ma a questa andranno comunque aggiunte luci ambiente e luci spot, magari vicino al divano per leggere. Avere più tipologie di luci aiuta a creare contrasto e profondità. Ove è possibile, usa luci dimmerabili per poter gestire l'intensità della luce a seconda delle necessità. Nel scegliere le luci poi, di nuovo, osa, come per gli specchi e i quadri. Prendi lampadarie o piantane grandi, particolari, che attraggano subito l'attenzione. Nel cercare i complementi d'arredo, cerca di evitare gli oggetti comuni, andando invece alla ricerca di oggetti particolari e fuori dall'ordinario. Cerca per esempio vasi e portacandele dalle forme e finiture inusuali. Compra anche dei vassoi e crea dentro le tue composizioni, dandogli una sorta di confine, gli darai più importanza. Ricordati di creare composizioni con un numero dispari di oggetti che abbiano anche altezze e grandezze, usando anche colori e finiture differenti. Un altro trucco che dà un tocco di sofisticatezza e lusso è di usare qua e là il principio della simmetria. Sulla madia, per esempio, potresti mettere due lampade uguali ai lati e un bel quadro centrale. Non è da fare sempre e a tutti i costi, al contrario, diventerebbe noiosa, ma il principio di simmetria dà subito l'impressione di qualcosa di ricercato. Le piante, quante volte l'abbiamo detto, portano un tocco di natura in casa e questo è davvero molto importante. Inoltre purificano l'aria e elevano la percezione dell'ambiente. Danno subito quel tocco di eleganza e sofisticatezza. Ottimi anche i fiori freschi, ma per un effetto elegante più low cost puoi anche decorare con i rami. Anche questi portano movimento e freschezza con semplicità. La percezione degli spazi non è solo visiva, ma riguarda anche quello che sentiamo con tatto e olfatto. I profumi dei fiori freschi innalzano subito la percezione dell'ambiente, ma ovviamente puoi aiutarti anche con candele e diffusori. I profumi non devono essere aggressivi, va da sé, ma aggiungerli in soggiorno lo renderanno immediatamente più ricercato e lussuoso. Sembra un'ovvietà da dirsi, ma il disordine è l'esatto contrario di lusso. Anche quello visivo. Un soggiorno troppo pieno di cose non va bene. Bisogna abbracciare un po' di più le regole del minimalismo, tra cui il less is more. Usa quindi mobili contenitori per riporre le cose che sono di troppo. Puff, tavolini, panche contenitori oppure ceste sono ottimi alleati per questo proposito.
Spero che il video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like. Sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorato e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che il tuo soggiorno o qualunque altro ambiente della casa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Ti basterà contattarmi, trovi i miei contatti in descrizione. Se poi non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie per essere stato con me. A presto. Ciao!